entrambi eravamo estremamente felici. Sì, perché alla fin fine per essere felici bisogna innanzitutto credere nella possibilità di esserlo. In questo momento entrambi credevamo in questa possibilità. Ragazzi, buongiorno, 28 settembre 2024, siamo in tangenziale, sono circa le 7:20, c'è una temperatura di 12 gradi, benvenuti a bordo. Adesso andiamo a recuperare Dallas Davide ci aspetta a Brianza Sud e da lì inizierà il nostro weekend. Come vedete ho montato le hippo hands non perché sia particolarmente fuori di testa, ma perché ci attendono un po' di passi e ve l'anticipo già, domattina, sperando che questa sera non nevi, che non venga chiuso, non ci sia qualche sorpresa, qualche brutta sorpresa, domattina toccheremo un passo dove ci attendono, le previsioni dicono meno 8 gradi, motivo per cui non vedo perché non dovessi montare una roba del genere che mi dà comfort nella guida. Go, si prosegue. In anticipo, ma vedo un GS e penso che questo sia lui, eccolo qua, Dallas, ragazzi. Davide, in anticipo anche tu. L'appuntamento nostro era alle 8:30, sono arrivato alle 8, Dallas è presente, quindi a questo punto ci portiamo avanti e magari ci mettiamo dentro anche una piccola deviazione. Non vi anticipo nulla, adesso ci faremo un po' di autostrada e poi inizieremo ad arrampicare sotto un magnifico sole. Siamo arrivati a San Giovanni Bianco. Adesso il nostro menù, diciamo, prevederebbe Passo San Marco, quindi si va dritti e si va su. Siamo a più o meno 35-36 km dal passo, ma visto che Dallas non ha mai fatto gli orli della Val Taleggio, facciamo una piccola deviazione almeno a farglieli vedere un po'. Non dico di farli tutti, ma facciamo una buona parte, almeno insomma passare qui di fianco e non farli mi sembra proprio un torto. Ecco, allora adesso prendiamo una piccola deviazione e ce ne andiamo qui agli orridi. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo entrati nel ventre della Val Taleggio. Qualche ciclista, ma per ora il traffico è pressoché assente. C'è qualche lavoro, ha piovuto fino a poco fa perché per terra è tutto bagnato, ma la Val Taleggio regala sempre grandi emozioni. Very amazing Val Taleggio, tanta qualità. Wow, sembra quasi notte qui. Adesso quando mi fermerò voglio sentire cosa pensa Davide di questo pezzo qua. Qualcuno un giorno ebbe a definire la Val Taleggio come la piccola Svizzera bergamasca, forse perché questo angolo della montagna bergamasca è particolarmente verde, dolce ed accogliente. Ma a questo punto viene da chiedersi se non si possono invertire i termini del paragone e dire che la Svizzera è la grande Val Taleggio elvetica. Oda, allora questa Val Taleggio molto buono, poi temperatura ideale. ti dicevo con Davide, l'acqua è veramente tanta quest'anno in Val Taleggio, tantissima acqua, piove dovunque, arriva acqua dappertutto. Da tutte le parti. Poi c'è il punto là che è proprio sì, sembra piovesse. Siamo tornati in Val Brembana e adesso si punta a Passo San Marco. Anche questo Davide non l'ha mai fatto, mi ha appena detto, quindi sarà per lui sicuramente una bella sorpresa. Poi guardate che giornata semplicemente incredibile, non c'è una nuvola, probabilmente in alto ci sarà un po' di vento perché soffia anche qui sotto un pochino, ma insomma visto il periodo non si poteva sperare di meglio, ecco. Ma ad affrontare i primi tornanti del passo la temperatura è scesa repentinamente, siamo a 7 gradi, siamo scesi anche a 5 dove c'è ombra, adesso c'è un po' di sole quindi è salito un pochettino, ma sopra il passo ci aspettiamo temperature prossime a 2-3 gradi penso. È fresco, non fatevi abbindolare dal sole, ma è molto fresco e tra un po' i tornanti si faranno sempre più stretti. Man mano che salivamo il passo il cielo si faceva sempre più terso e pensavo dentro di me a quanta fortuna avessimo, ma in particolare a quanto fortunato fosse Davide a percorrere queste strade per la prima volta con un meteo semplicemente incantevole. Dallas, devo dire che hai più culo che anima a trovare una giornata del genere sul passo di San Marco. Sì, c'era
una leggera bava di vento, ai bordi della strada in alcuni punti c'era della neve, l'aria era frizzante, ma che ve lo dico a fare, i panorami lasciavano letteralmente senza fiato. Il traffico è pressoché assente e la strada è tutta per noi. I colori sono magnifici, gli scorci sono incantevoli e con queste aspettative ci apprestiamo ad arrivare in cima al passo. Una giornata così più culo che ha. Siamo arrivati su e Davide mi fa: non mi svegliare, non mi svegliare. Eccolo qua, Dallas. Giornata semplicemente magnifica. Un po' ventilato, un leggera bava di vento, ma ad avercene giornate così. Mi fa Davide, sotto non ero molto convinto di questo passo, poi si è aperto tutto quanto e più culo che anime hai avuto trovare un tempo così. Bellissimo, 7 gradi? Sì, 7 gradi qua adesso. Sì, calcolando che sotto c'era 9, pensavo anche meno qui sopra sinceramente. Siamo comunque a 2000 metri, 1992 metri. Dallas però fa freschino, in realtà sono 4 gradi e mezzo, non 7. Ecco, iniziamo la discesa. Fresco sì, ma nitidezza da vendere in questo momento qua. Una marmotta. Una marmottina, non so se si è visto, c'era una marmotta a bordo strada. La strada l'hanno riasfaltata e un nastro nero sinuosissimo e davanti a noi si aprono degli scorci davvero pornografici, oserei dire. Tra l'altro c'è tantissima acqua, tanta, rigagnoli di acqua in ogni dove. Più di un punto, adesso ve lo farò vedere anche a voi, c'è la neve. Quindi vi garantisco che l'aria è fresca e probabilmente se dovesse arrivare il brutto tempo sarà uno degli ultimi weekend in cui sarà percorribile prima che lo chiuderò. Ragazzi, lo vedo che non mi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! La discesa verso Morbegno la stiamo facendo a passo estremamente moderato per due motivi. Il primo è che l'asfalto è particolarmente sporco, probabilmente sarà arrivata qualche bomba d'acqua nelle scorse notti perché in alcuni punti è veramente sporco. Il secondo perché la giornata è bellissima e quindi ci stiamo gustando queste strade veramente nostre, ecco. Scesi dal passo e inevitabilmente le temperature si sono rialzate, siamo sui 17 gradi. Ragazzi, ci sono dei colori veramente incredibili, una nitidezza pazzesca e pare di essere dentro un quadro in questo momento, veramente con queste nuvole basse in alcuni tratti. Adesso proporrò a Davide un caffè perché ho voglia di caffè, vediamo se lui mi fa compagnia e poi proseguiamo il nostro viaggio. Siamo fermati a un bar a bere il caffè circa 200 metri prima di questo supermercato. Adesso Dallas è entrato dentro, prendeva qualcosa per pranzo. Adesso puntiamo Tirano e poi da Tirano praticamente entriamo in Svizzera, faremo il passo del Bernina e poi ci fermeremo a pranzo da qualche parte lungo la strada. Troveremo sicuramente qualche location con vista mozzafiato e complice la bella giornata ne approfittiamo per stare all'aria aperta. Siamo arrivati a Tirano e per fortuna questa lunga vallata è finita. Adesso ci teniamo sulla sinistra ed entriamo in Svizzera. Qui da Tirano parte il trenino rosso del Bernina, quindi non è improbabile che potremmo incrociarlo. Intanto qua lasciamo l'Italia ed entriamo in Svizzera. Non ve lo sto neanche a dire, i limiti si rispettano come li abbiamo rispettati finora, si va in maniera civile. Ecco, frontiera svizzera, dogana di Campocologno. Eccolo qua, nominato e visto. Questo qui sopra, ragazzi, è il trenino rosso del Bernina. Parte da Tirano, arriva a St. Moritz, l'abbiamo fatto con Cinzia in inverno, molto carina come esperienza. Si passa in dei posti dove inevitabilmente con la moto è impossibile passare, bellissimo questo murales. Di contro lo preferiamo meglio a volte in moto perché ha un altro fascino, un'altra sensazione. È iniziato il vento, ma ragazzi guardate che cartolina che è qua. Cartolina dalla Svizzera in questo momento. Una cosa particolarmente fastidiosa dei centri abitati è che incrocerete inevitabilmente i binari del treno e quindi quando ci passate sopra dovete fare attenzione, altrimenti andare a terra è un attimo. Ovviamente ci sono i cartelli come questo qui che vi indicano che c'è il binario. Io personalmente mi sono messo al centro del binario, adesso uscirò. Go!
Così qua non ci sono passaggi a livelli, non c'è nulla, c'è semplicemente da stare con gli occhi aperti. Dentro il centro abitato ovviamente il limite è 50, come si esce diventa 60 e poi sale a 80 che è assolutamente congruo, adeguato, giusto, ecco. 80 all'ora vi consente di divertirvi in totale sicurezza. Semplicemente fantastico. E la neve sembra zucchero a velo sul Pandoro. Guardate un po', la leggera spruzzatina avrà dato stanotte probabilmente. Con l'azzurro del cielo le montagne sfumano dal rosso al verde. La salita sul passo del Bernina ci regala emozioni indescrivibili. Sembriamo due bambini al Luna Park. E di men che non si dica, siamo arrivati in cima al passo, 2330 metri. Inizialmente con Dallas l'idea era di mangiare qua, ma mi sa che è un po' freddo. C'è proprio un'aria da neve, proprio un freschino che non ve lo dico neanche. Dallas comunque la neve è freschissima, stanotte questa qua. Passo del Bernina, 2 gradi e mezzo con vento che non vi dico neanche quanto freschi si sta. Adesso vediamo un po' se riusciamo a trovare un posticino riparato dal vento. Quando vi dicevo che la neve è di ieri notte non andavo molto distante, guardate i tavolini. I tavolini sono completamente ricoperti di neve. Qui si è riparato anche dal vento e si sta divinamente. C'è questo laghetto e questo è il contesto dove siamo. Questo è l'ospizio, questo è il ristorante, l'hotel. E qui c'è Dallas che sta apprezzando il paesaggio. Adesso ci mangiamo qualcosa. Io non volevo fare il video a quello che mangio, ma la piadina arriva direttamente dalla mamma di Davide, l'ha fatta ieri, Bresaola, e Davide si sta apprezzando di qua. Anche tu piadina? Sì. Piadina affettato. Un altro difettato. Ragazzi, qua non si scherza per un cazzo, Dallas ha portato anche formaggio al tartufo. Tartufo. E buon appetito. Lasciamo questo posto meraviglioso che è il passo del Bernina, entreremo a Livigno tramite il passo Forcola di Livigno, un altro passo estremamente scenografico. Che spettacolo, che spettacolo, è fresco, sì, sono 2 gradi e mezzo, ma guardate qua, panettoni ricoperti di zucchero. La Forcola di Livigno è un valico alpino situato nelle Alpi Rettiche occidentali in prossimità del confine italo-svizzero, percorso dalla strada che collega il comune italiano di Livigno, in zona extradoganale, e quello grigionese di Poschiavo. Il passo ha la particolarità di mettere in comunicazione una valle a sud delle Alpi, ma che è di competenza politica elvetica, la Val Poschiavo appunto, con una valle situata a nord delle Alpi, ma che è politicamente italiana, la Val di Livigno, appartenente al bacino dell'Indio. Forcola di Livigno regala sempre grandi emozioni. Poi con una giornata così, benvenuti a Livigno, eccoci qua, c'è da nevicare pure. Sto facendo qualche fiocco di neve. Adesso la questione è questa qui. Andremo a fare il check-in presso un hotel che ci dà le chiavi di un appartamento che invece è più verso il centro. Hotel Astra. Lì è dove faremo il check-in. Check-in fatto, chiavi recuperate. Comunque oggi sole l'abbiamo preso, freddo l'abbiamo preso, acqua l'abbiamo presa pure. Oggi abbiamo preso tutto quello
quello che c'è da prendere. Siamo fermati qui non a caso, 2,78 la benzina. Benvenuti a Livigno. Nel frattempo è riuscito il sole, ragazzi, perché qui l'ottimismo non deve mai mancare. E adesso andiamo a casa. Che cartoline che colore ci sono, meraviglioso. Adesso andiamo a casa e ci facciamo una bella doccia e 2 passi per il centro. Buon, ci siamo dentro. Bagno dovrebbe essere questo qui. Bagno c'è, letti ci sono, abbiamo tutto, direi, senza vista. Le moto stanno qui sotto e andiamo a scaricare. Dopo la doccia, facendo 2 passi per Livigno, siamo incappati in una bella manifestazione degli alpini dove erano presenti diversi mezzi militari, più o meno vecchi, particolarmente più vecchi che nuovi. Ci siamo fatti dei belli aerosol di gasolio puro, potremmo definirla la giornata ecologica di Livigno. Tra una passeggiata e l'altra siamo arrivati all'ora di cena. Dallas conosceva un posticino molto carino poco fuori Livigno. Abbiamo mangiato piatti tipici, pizzoccheri, salmì, polenta e dopodiché siamo andati a casa dove ci attendeva una temperatura di circa 30 gradi e in quei 30 gradi abbiamo trascorso la notte magnificamente. Buonanotte. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Adesso andiamo alla ricerca Nel freddo. ma soprattutto trovare qualcosa di aperto dove poter fare colazione. Di contro in casa stasera avevamo qualcosa come 100 gradi. Si bagna tutto. Sì, era una sauna. Questo è il contesto dove siamo. Moto ci sono, ghiaccio ne abbiamo. Qualcosa per fare colazione c'è, abbiamo trovato. Cioccolata. Cappuccino, caffè, buona colazione. Sono circa le 8 meno un quarto e a Livigno il termometro segna ben meno 4. E ci apprestiamo a lasciare Livigno. Adesso ci aspetta il passo del Foscagno. Ci sono un po' di nuvole basse, ma il contesto è veramente molto bello. Sopra le nuvole si vede il sole e speriamo di arrivare sullo Stelvio e goderci una luce meravigliosa, insomma. Che meraviglia! Ci stiamo avvicinando al passo del Foscagno, guardate che roba è, beautiful. Queste nuvole basse regalano un aspetto veramente magico a tutto ciò, perché poi sopra in alto si vede un cielo azzurro con una luce forte. Eccoci qua, 3 palle, passo Eira. Passo del Foscagno, dove arriveremo adesso. Di tanto in tanto le batterie mi lasciano, ci abbandonano per via delle temperature. Foscagno la situazione è abbastanza fosca, appunto, c'è una nuvola bassa, c'è un po' di nebbia. Siamo sul passo del Foscagno. Mi sono fermato a fare 2 riprese con quest'altra cam perché quella del... Ragazzi, sto utilizzando il cellulare perché praticamente le GoPro sono morte e sepolte. Le temperature sono talmente basse che la batteria si scarica in un secondo, che praticamente il video si blocca. Che magia è! C'è anche il sole che si sta facendo capolino, la strada che ci attende è questa qui e stiamo puntando ovviamente, come dicevo, passo dello Stelvio. Che giornata, ragazzi! Sono fermato a cambiare la batteria della GoPro perché era completamente morta. Adesso qui la temperatura è tornata positiva a 5 gradi, colori magnifici. Sono circa le 9:15 quando iniziamo a scalare il passo dello Stelvio. È presto, il sole non è molto alto ed inevitabilmente gran parte della strada in salita la faremo all'ombra. Complice l'orario, ovviamente il traffico è pressoché zero. Qualche temerario ciclista, pochissime marmotte. La strada praticamente tutta per noi. Sua Maestà lo Stelvio davanti a noi si sta aprendo. Un vero e proprio parco giochi all'aperto. Parco giochi chiuso, riservato. Prima è fatto e si sale. Che spettacolo, ragazzi. Come suona? Mentre percorriamo queste strade in salita, le montagne sono davanti a noi e sembrano guardarci. Mi torna in mente una frase di Reinhold Messner: quando guardo le montagne ho i sentimenti delle montagne dentro di me, li sento, come Beethoven sentiva i suoni nella testa quando era sordo e compose la 9ª sinfonia. Le rocce, le pareti e le scalate sono un'opera d'arte. Ecco, inevitabilmente questo sentimento di pace, di tranquillità, di serenità pervade me e sicuramente qualcosa di simile starà passando nella mente di Davide. Bel regalo, che bel tips, che bell'omaggio, guardate qua. Avete mai visto lo Stelvio così? Io rarissime volte ho visto uno Stelvio tutto per noi. Il sole, la neve, in questo momento -3, ma beautiful. Nitidezza pazzesca.
dei colori incredibili, verde, bianco, azzurro del cielo. Questo sole che ci sta scaldando, anche se fa molta fatica perché la temperatura ovviamente è quella che è, ma è tutto molto giusto, direi. Ovviamente ieri sera, prima di coricarci, avevamo controllato le previsioni meteo del passo dello Stelvio e avevamo visto entrambi che ci avrebbe atteso un bel meteo, ma nessuno dei due, con le migliori aspettative possibili e immaginabili, si sarebbe potuto attendere un meteo semplicemente perfetto, una nitidezza ottima, zero nuvole, una leggera bava di vento e dei colori semplicemente incantevoli. Entrambi eravamo estremamente felici, sì, perché alla fin fine per essere felici bisogna innanzitutto credere nella possibilità di esserlo. In questo momento entrambi credevamo in questa possibilità. E con questo spirito pian piano siamo arrivati esattamente al rifugio che sovrasta il passo dello Stelvio. Guardate che assembramento che c'è, ragazzi. Devo fare un po' attenzione che qui è tutto ghiaccio, cammino sopra la neve infatti. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Lì c'è un lastrone di ghiaccio un po' importante e neanche a farlo apposta ho parcheggiato lì sopra. Adesso con Davide cercheremo di spostare le moto da lì e piano piano tornare giù. La giornata è semplicemente incredibile, meravigliosa. Aspettate un attimo che mi ammazzo qua. Magico Stelvio. Magia allo stato puro, ragazzi. E comunque io sono salito e sto scendendo con i guanti estivi. Hippo Hands assolutamente promossi, 100 e lode, un prodotto veramente formidabile che in combinazione con le manopole scaldate vi danno comfort a go-go. Avete la sensibilità della mano, la sensibilità dei guanti estivi e il calore che necessitate per andare in moto, quindi assolutamente scelta azzeccata e d'ora in poi le terrò su, le toglierò praticamente in primavera. Siamo scesi a Bormio, qui fa decisamente caldo, ci sono ben 8 gradi, c'è un sole magnifico, ci siamo fermati qui a questo centro commerciale in maniera che Dallas fa rifornimento per il pranzo e adesso, visto che c'è un bar, gli proporrò un caffè. Io proporrei una sosta caffè, sosta VC e si va a vincere facile sul Gavia. 8 gradi ci sono, Dallas, fa caldo adesso. Sì, infatti bisogna spogliarsi. Caffè senza vista, direi. Senza sole. Non c'è una nuvola neanche a volerla disegnare. E poi da qui praticamente puntiamo Santa Caterina Valfurva e iniziamo a scalare il passo di Gavia. Benvenuti in Valfurva. Adesso da qui piano piano ci teniamo sulla destra e iniziamo a scalare l'altro massiccio, il Gavia. Gavia che sicuramente ci regalerà grandi emozioni perché la strada, chi la conosce sa già, è molto particolare, soprattutto la discesa. La discesa sarà molto stretta, molto ostica. La temperatura è arrivata a 12 gradi e adesso si sta decisamente meglio. Le batterie della GoPro lavorano bene, quindi potrò portarvi con noi più spesso, ecco. Sono questi borghi dove il tempo pare essersi fermato, molto bello, molto ben tenuti, soprattutto verde molto curato, insomma ogni aiuola ha il suo perché. Siamo quota 1700-1800 di Santa Caterina e iniziamo a scalare il passo, ragazzi. Complice l'orario, ormai siamo circa ora di pranzo e il traffico sul passo inizia a essere abbastanza intenso, soprattutto nella parte bassa. Ci sono delle auto che ci rallentano. Fortunatamente riusciamo a superarle in estrema sicurezza e tranquillità e questo ci consentirà di goderci a pieni polmoni la salita verso la vetta. Il nostro passo sarà sì allegro, ma sicuramente non perderemo di vista quella che è la sicurezza. Scoiattolino. Man mano che saliamo il paesaggio intorno a noi cambia repentinamente, ci lasciamo alle spalle il bosco e intorno a noi inizieremo ad avere un paesaggio pressoché lunare, rocce, laghi, neve. Questo è il contesto che si presenta a noi. Arriviamo, parcheggiamo, mi armo di drone, faccio fare un paio di voli al Mavic. Passo Gavia, rifugio Bonetta, 2652 metri.
E tempo zero arrivano 4 ragazzi che ci riconoscono, si presentano, scambiamo 2 parole con loro, ridiamo, scherziamo come se ci conoscessimo da sempre. A questo punto non resta che continuare il nostro viaggio. Inizialmente la nostra idea era di pranzare sul Passo Gavia, ma le temperature sono decisamente freschine, allora proseguiamo il nostro viaggio, discendiamo il passo fiduciosi di trovare una location bella con delle temperature decisamente migliori. Eravamo sul Gavia, abbiamo incontrato 4 ragazzi molto simpatici, abbiamo conosciuti, uno di loro si chiama Cristian, gli altri purtroppo non siamo neanche presentati, ma armati di artiglieria pesante ragazzi, 1290, 1200 multistrada, 2 Aprilie, una Capo Nord, dovrebbe essere dorso duro. Comunque l'importante in questi casi è fare amicizia, conoscersi e scambiare 2 chiacchiere. La discesa del Gavia non è assolutamente semplice e scontata, spesso e volentieri si incrociano delle auto e in questi tratti dove la carreggiata è particolarmente stretta il consiglio è andare assolutamente, estremamente, moderatamente, eccessivamente piano. Allora, che dici, può andare? Sentiamo se hanno 2 posti per noi. Ristorante aperto, dai, go! Siamo ai piedi del Passo Gavia, tavolini a go, ci accomodiamo qua? Accendiamo, dai. 1258 metri, siamo a Ponte di Legno, pranzo terminato, stiamo scendendo piano piano. Si è alzato, come vedete, un vento fresco e un po' fastidioso in alcuni tratti. Siamo all'Overe, abbiamo fatto una piccola sosta per svestirci un po' perché qui la temperatura è folle, qui sono 22 gradi, un altro mondo rispetto a ieri. Fino a questa mattina avevamo i termosifoni accesi a tutte, siamo partiti, me lo ricordo, con -4 e adesso c'è +22. Adesso percorreremo la strada più panoramica che c'è intorno al lago di Iseo. È un tratto pazzesco, meraviglioso, il tratto sicuramente più bello di tutto il lago di Iseo. Guardate questa strada ricavata in mezzo alla roccia, è veramente tanta roba, poi col vento che increspa il lago e con questa viabilità very 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 beautiful. A questo punto il divertimento sta per finire, non resta che trovare una location dove poter parcheggiare, salutarci, chiudere il video e poi ognuno riprenderà per la sua strada. Dallas punterà verso sud ed io punterò verso ovest. Diciamo che location migliore per chiudere il video non c'è. Che cartolina che è qua veramente tanta roba. L'asfalto lungo il lago l'hanno rifatto qualche mese fa, è un tavolo da biliardo. Adesso con Davide mi saluterò qua. Mi viene da piangere. Adesso lui se ne torna in autostrada verso Rimini. La temperatura non potrà fare altro che salire di qualche grado. Vado giù in canotta, vado giù. Però insomma, da come siamo partiti stamattina, da -4 a +20, 22, siamo partiti a 60 gradi nell'appartamento. Poi -4 in camera, sì, in camera era una roba, una sauna era praticamente 100 gradi. Comunque il weekend è andato ben oltre le aspettative, sia come meteo che come giro, come tutto quanto. Ringrazio Davide, persona squisita, veramente veramente infinito. Grazie a Max. Buon rientro e ragazzi, se non l'avete ancora fatto, invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, poi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Noi adesso ci speriamo un po' di strada noiosa e voi vi siete visti il video. È una cosa buona. Ciao, al prossimo video.